È andata come doveva andare, tutto secondo il copione. Martin vince meritatamente questo titolo, ma quindi ha avuto una bella dose di aiuti da Aleix Espargaró? E questo titolo che sì, è meritato, l'ha più perso Bagnaia coi suoi errori oppure è stato vinto proprio da Martin? Cerchiamo di dare risposta esaustiva a tutto quello che abbiamo visto questo weekend, dove sì, un po' di tensione c'era, ma per quanto mi riguarda non ho mai avuto dubbi. Non ho mai pensato al fatto che Martin potesse perdere questo mondiale, perché uno poteva perderlo solo lui e secondo ragionavo anche su tutto quello che ha fatto questa stagione Martin. Prima di andare avanti però ragazzi, io sono Nicolas Fontana, ancora per chi non mi conoscesse, per gli amici bomber, e questo qui è il canale YouTube dedicato solamente ai motori, in particolare alla MotoGP. Iscrivetevi e attivate la campanellina perché presto usciranno nuovi video dedicati alla reaction del mio pronostico che ho fatto a inizio anno, al pagellone dove andiamo a dare tutti i voti ai piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3 per quanto riguarda questa stagione, e poi usciranno anche degli altri bei video succulenti, quindi iscrivetevi e attivate la campanellina. Questo qui è il nuovo logo della MotoGP, non mi soffermo sui dettagli, ci ho fatto un video breve, ma in futuro, tanto per spoilervi qualcosa, uscirà un bel video dedicato alla MotoGP con Liberty Media e il futuro di questo sport. Chiedo solo la vostra opinione nei commenti intanto per il logo. Mentre invece se siete appassionati di calcio vi rimando all'altro canale dove anche lì parlo solamente di calcio, quindi trovate il link nella descrizione, andate a iscrivervi e attivare la campanellina. Ah, e poi seguitemi anche su tutti i miei social, link in descrizione sempre, Instagram, TikTok, per rimanere sempre aggiornati, dove ci saranno anche comunque contenuti inediti. Come sempre però, come in ogni dopogara, partiamo dalla Moto3 e ragazzi, David Alonso non ha senso, non è normale. Ha stampato record su record pure da campione del mondo, ha vinto tutte le ultime gare, non ha lasciato neanche una briciola. Avevo detto in un vecchio dopogara, quando ancora li facevo sull'altro canale, che vabbè l'ho messo privato come video per questioni algoritmiche, che tra gli ultimi campioni etichettati come fenomeni della Moto3 abbiamo visto Acosta, Izan Guevara e adesso David Alonso. E quindi vi faccio rivedere questa clip e questo discorso, ascoltate bene. Acosta ha reso, e lo sapevamo tutti, non c'era nessun dubbio. Guevara invece ci ha sorpreso tutti ma in negativo perché ha fatto 2 anni da incubo, totalmente lontano dall'essere quel Guevara che abbiamo visto nel 2022, che poi si potrebbe essere perso per altre cose extra pista che vabbè sono venuto a sapere, ma lo si può vedere anche un po' dai social magari. Questo per dire, Alonso è quel talento e quel fenomeno che può progredire e vincere anche in futuro? Da quello che abbiamo visto sì, perché il suo percorso è simile a quello di Guevara. Il primo anno bene subito tra i primi, poi l'anno dopo il mondiale. Per me Alonso è più forte di Guevara e dico di sì, che può vincere anche in futuro. Però le cose dalla Moto2 iniziano a cambiare, quindi vediamo come si posizionerà. Perché se inizia a fare come il Masia di turno o il Guevara che è sempre in fondo già dall'esordio, ci vorrà più tempo per adattarsi. Perché i fenomeni vanno forte subito e con Acosta e poi con quelli passati l'abbiamo visto, e lo è anche Alonso un fenomeno, quindi io sono fiducioso e stiamo... E poi ci sono stati dei movimenti per quanto riguarda il mercato Moto3 per le ultime selle, Nepa è passato in Sice 58, Carraro e Riccardo Rossi vanno alla corte di Snipers e Dennis Foggia retrocede in Moto3. Ecco, soprattutto per lui questa secondo me sarà l'ultima chiamata dopo 2 anni difficili in Moto3 e va in un team bello forte. Invece in Moto2 Canet secondo me si prepara a diventare campione l'anno prossimo, perché mi è piaciuto quest'anno, o meglio nella seconda parte di stagione, perché nella prima era stato sempre il solito Canet che magari vince una gara poi sbaglia le 3 dopo oppure mentre in testa cade. Dalla seconda parte di stagione invece ha fatto un click che lo dimostra, secondo me è un pilota che può pensare di vincere il mondiale. Se l'anno prossimo mantiene questo trend e non sbaglia le partenze perché fatica un po', secondo me è il candidato numero 1 per vincere il mondiale. Bella lotta fra Moreira e Ogura, dove il brasiliano Rookie of the Year ha beffato il campione proprio all'ultima curva in stile Rossi Lorenzo. E bravi in Italtrans che hanno fatto anche un bel lavoro, grazie anche all'arrivo di Suppo come consulente. Ecco, stagione della Moto2 che ha visto anche qui un titolo meritato, ma io ancora una volta non riesco a capire la gente che credeva in Sergio Garcia. Mi dispiace essere sempre crudo, ma non lo faccio apposta, ma non riesco a considerare Sergio Garcia un pilota forte. È un pilota discreto, non un talento che si è trovato lì nella prima parte di stagione, e secondo me nella seconda ha confermato il vero valore che è. No, beh, il vero valore probabilmente no, perché magari merita di stare in posizioni più alte, in top 10 ci può stare, però non lo vedo un talento da vincere il mondiale. Ma di questo ne parleremo poi di meglio nel video del pagellone. Volevo fare un appunto invece su quello che è successo nelle libere 1 fra Pecco e Viñales a fine turno, dove sinceramente non si capisce benissimo cosa sia successo. All'inizio tutti a dire Viñales dove va? Viñales qua, là. Sì, effettivamente vedendo davanti a lui uno che andava più piano forse poteva evitare di infilarsi in quello spazio e tirare la staccatona come se fosse alla prima curva della domenica. Allo stesso tempo però Bagnaia, che aveva sbagliato la partenza qualche attimo prima, forse poteva non stare in traiettoria. Poi la caduta non me la spiego, forse è rimasto sorpreso dal vedersi Viñales che gli è passato così forte, oppure gli si era fredata la gomma davanti, non lo so.
so. Questo per dire che nessuna colpe, entrambi forse la potevano gestire meglio. Sprint e gara hanno visto due inversioni, non parlo di Bagnaia e Martin, ma di Bastianini e Marquez. Enea ottima sprint e lo spagnolo male, e in gara al contrario. La garetta del sabato di Marquez forse è stata condizionata anche da quel contatto con Acosta, poi da quello che ho sentito dire in giro Marquez non è che stava molto bene anche fisicamente, aveva un po' di febbre, credo In qualifica comunque aveva fatto bene, prima fila, però sprint anomala e la domenica comunque ha trovato la svolta. Ma non ne aveva per almeno avvicinarsi a Bagnaia e tentare un sorpasso, non è mai stato in quella situazione dove poteva essere realmente vicino e cercare di pensare a fare un sorpasso. No. Bastianini invece ha faticato parecchio in gara e, come ha detto lui, appena gli si è surriscaldata la gomma non andava più, si è capovolto tutto. Infatti vedevo che in frenata faticava molto e secondo me la sua gara è stata compromessa e lì è stato l'apice proprio quando all'ultima curva, adesso non mi ricordo che giro, è arrivato un po' largo nel tentativo comunque di avvicinarsi ad Aleix Espargaró, è arrivato largo e poi si è avvicinato dietro Alex Marquez con la serie di piloti ancora che aveva più dietro e Alex Marquez poi l'ha attaccato e è iniziato tutta la bagarre. E poi c'erano anche tutti gli altri dietro e appena sono iniziate le lotte con Morbidelli, Binder qua e là, ha perso il treno e la sua gara è stata completamente rovinata. È peccato perché aveva un buon passo e ne aveva per fare il podio, perché l'ha dimostrato nella sprint e poi ha fatto anche due belle partenze sia il sabato che la domenica. Peccato anche perché ha perso il duello con Marquez per la terza posizione in campionato e secondo me, come poi comunque avevo detto anche nel pronostico di inizio stagione, nei primi tre Bastianini doveva finirsi quest'anno. Poi anche in termini di soldi ci ha perso se parliamo di bonus, ma quello lì è una cosa secondaria. Veniamo a Martin. Oddio. Veniamo a Martin comunque, che poi vabbè ragazzi non è che ci sono da dire cose nuove, ripetiamo un po' sempre le stesse cose che stiamo dicendo da un po'. Il mondiale è meritato al 100% e come mi aspettavo, ma come tutti anche secondo me per chi guarda bene le gare, il braccino non gli è venuto e a uno come lui non viene perché lui è uno tosto. Ha imparato moltissimo dalla scorsa stagione, è cresciuto tantissimo a livello mentale e a livello di velocità si è migliorato ancora di più e gli è bastato arrivare senza correre rischi, non come ha fatto a Sepang in Thailandia che sembrava che corresse con 5 punti di vantaggio invece che magari 20. Il tipo di gara che ha fatto Martin a Valencia lo poteva fare benissimo anche a Sepang in Thailandia, però vabbè. È il mondiale della costanza e questi tipi di mondiali nuovi con le sprint sono basati anche sulla costanza, di più rispetto a prima e questo secondo me è un po' ridicolo. Cioè sì, è giusto che i mondiali si vincono anche con la costanza, ma il termine costanza che io ho in mente è quello della gara della domenica e non con dentro delle garette del cazzo del sabato che durano metà giri. Perché non sto a ripetere il mio solito discorso, vabbè lo trovate nel video precedente, a sto punto bisogna cercare di trovare un modo per dare più peso, più importanza, più significato alla gara della domenica, perché sono quelle lì quelle che contano, quelle dove si fa la differenza. Fatemi sapere voi nei commenti cosa fareste. E Bagnaia nelle gare della domenica ha sempre fatto la differenza, basta vedere la classifica senza sprint e per me nel complesso rimane più forte di Martin come pilota, anche se in passato avevo detto in un reel e in un TikTok che Martin avrebbe potuto batterlo Pecco perché è forte, a parità di moto se la può giocare e infatti ci sarebbe stato un grandissimo duello alla pari dove l'avrebbe potuto spuntare chiunque. E infatti fra i due era meritato al 100% il titolo sia Martin che Bagnaia. Però ragazzi, uno che fa 11 vittorie, cioè raga, è una roba senza senso. Bagnaia ha comunque dettato dei record, uno che fa 11 vittorie in un campionato normale a livello di punti doppia tutti gli altri. Ma lo sappiamo, paga quelle cadute inutili di troppo, soprattutto quelle nelle sprint. Poi in alcune situazioni ci sono stati contatti dove magari non era profondamente colpa sua, ma queste qui sono le corse, fa parte di questo mondo, quindi ci sta. Si possono mettere in conto i contatti e via dicendo. Piuttosto da un 3 volte campione, quelle cadutine inutili come ad esempio l'ultimo giro della sprint di Barcellona a inizio anno circa e quella di Misano 2, che è quella che ha messo più la strada in difficoltà in termini di punti, non si devono fare. Bisogna migliorare quel fattore di accontentamento fra virgolette. E infatti Pecco ha pagato su quelle cose di costanza, ma nelle sprint e basta, perché se guardiamo la domenica gli zeri sono più o meno uguali a quelli di Martin. Alla fine della favola gli zeri ci stanno e fanno parte delle corse, il problema secondo me sono le situazioni, perché in alcuni momenti ci sono state cadute da evitare. Ad esempio una situazione che si poteva tranquillamente evitare, l'incidente con Alex Marquez ad Aragon. Pecco ne aveva di più e forse la foga di volersi sbarazzare immediatamente di Alex Marquez l'ha portato un po' a creare quel contatto. Avrebbe potuto passarlo il giro dopo, poi io non mi
metto nella mente del pilota che calcola decisioni in un millesimo di secondo, io non voglio dire questo, col senno di poi che avrebbe dovuto passarlo dopo, poteva aspettare. E poi chiaramente Alex Marquez ci ha messo del suo in quel contatto. Ha responsabilità lui, come le può avere Pecco nel fatto di aspettare un attimo e passarlo il giro dopo, non attaccandolo in quel modo aggressivo e forte così di fretta. Non stiamo a dire Pecco ha perso il mondiale per 10 punti, bene, se non faceva quello 0 nella sprint di Barcellona l'aveva vinto, se non faceva quello 0 là l'aveva vinto. No, questi discorsi non hanno senso. Non si può parlare con il senno di poi, perché se ci mettiamo adesso a calcolare, a fare più e meno, allora saremmo arrivati a Barcellona in una situazione completamente diversa, che avrebbe comunque messo nelle condizioni Martin di correre in un'altra maniera, non tranquillamente. Se avesse avuto meno punti di vantaggio, ovviamente avrebbe corso in modo diverso. Un'altra situazione che ha fatto perdere dei punti a Pecco può essere il contatto, la caduta con Marquez a Portimao, ma anche quello lì può essere 1-0 che ci passi sopra, vabbè, ci sta, è l'inizio del campionato, tu sei il campione del mondo, non ti vuoi far passare da uno che alla moto dell'anno precedente, appena arrivato, che vuole comunque scalare le gerarchie in Ducati. Può essere 1-0 evitabile, però ci sta, quei contatti, quegli zeri fanno parte delle corse. Quindi possiamo parlare di tutti gli zero che vogliamo. Certo, poi è caduto troppe volte, un altro zero inutile, come ho detto prima, è quello della sprint di Barcellona all'ultimo giro, quello lì è proprio, non lo so, sono quelle cadutine inutili che deve mettere a posto. Quello di Misano 2, che io reputo più pesante, non in termini di come è arrivato, cioè aveva magari problemi alle gomme, va bene, stava iniziando a rigirare forte, quindi ha spinto molto, gli è venuta la collina in gola e quindi si è steso per quello. Poteva gestire in un'altra maniera, sì, va bene, ma in queste cose qui, in un campionato a livelli altissimi dove la posta in palio è clamorosa, non guardo queste cose. Per me è stato pesante in termini di punti, perché è quello dove la strada si faceva più in salita in termini proprio matematici, perché era uno zero che non si poteva permettere dopo quello di Aragon. Ma la caduta in gara in sé ci può stare, gli zeri fanno parte delle corse. Queste sprint ci sono? Bene, e allora bisogna essere costanti. Puoi vincere 11 gare, tutte quelle che vuoi, ma se toppi, se sbagli delle altre cose, non vinci, le paghi ste cose. E non capisco perché a parlare di costanza la gente inizia a tirar fuori il mondiale di Hayden del 2006, perché ho visto qualche commento nel video breve che ho messo anche qua su YouTube, ma comunque anche su Instagram e TikTok, dove si dice Martin è stato costante però non va bene perché l'ha perso Pecco, e quindi Hayden nel 2006 cosa ha fatto? L'ha vinto per costanze lì? Ma quei tipi di mondiali ci sta averli vinti con la costanza, perché c'era solo la gara della domenica. Il mondiale di Hayden del 2006 è stato vinto con la costanza, il mondiale di Mir del 2020, che sì, c'era il Covid, va bene, un altro tipo di discorso, è stato comunque vinto con la costanza. Il termine costanza che dico io è riferito alla gara domenicale. Le sprint non esistevano nel 2006 e nel 2020 e vincere i mondiali in quel modo ci stava. Il punto è dare più peso alle gare della domenica. Adesso con le sprint bisogna cercare di dare più peso alle gare della domenica. Sui social e comunque anche nel paddock c'è l'opinione, no, che bisognerebbe cambiare il sistema di punteggio, e secondo me sarebbe anche giusto, perché si dà più peso, come sto dicendo dall'inizio del video, più peso alla gara della domenica, se vogliamo mantenere le sprint, perché io le caverei ma tanto non le toglieranno. Ma poi Martin è stato costante, bravo lui. Secondo me poi Martin un po' di gusto, un po' di goduria ce l'ha, no, ma dico poca, nel strappare via l'uno della Ducati e portarselo in Aprilia dicendo a Borgo Panigale avete sbagliato a prendere Marquez e ora ve l'ho messo nel culo. Anche se comunque secondo me l'uno a Martin in generale sull'Aprilia ci rimarrà solamente la prossima stagione, se poi deciderà di mettere l'uno. Questione Spargaro-Martin, lei ci ha aiutato Martin, bla bla bla. Allora partiamo dal presupposto che Martin non è che ha vinto il titolo perché Aleix ha giocato a suo favore, se non l'avesse fatto l'avrebbe perso, no, non mettiamo neanche in conto questa cosa, per favore. Martin a Barcellona ha messo solo la ciliegina sulla torta, ha fatto quello che doveva fare da copione, gli è bastato controllare, amministrare e arrivare senza correre rischi. E allo stesso tempo Pecco ha fatto quello che doveva fare, prendersi tutto, pole, sprint e gara. Già dal venerdì comunque si vedeva che Pecco avrebbe fatto tripletta. Però riferendomi un po' anche a quello che ha detto Bastianini, secondo me questo atteggiamento che ha avuto Aleix non è che ci deve essere in questo ambiente, perché va bene, per Aleix Martin è un fratello, è l'unico amico che hai nel paddock, almeno l'unico con cui ti relazioni un attimo, l'hai cresciuto, va bene, però secondo me in pista non esistono amici. Quando ci si toglie il casco poi puoi anche essere amico di uno, anche se comunque lì dentro la competizione c'è, quindi è difficile essere amici. Ma l'atteggiamento, la condotta di gara di Aleix era chiara sin da subito, cioè che non avrebbe fatto mai qualcosa contro Martin. Ripeto ancora, non è che Martin ha vinto il titolo grazie a Espargaró. Se Espargaró avesse passato Martin una sola volta, Martin se ne sarebbe sbarazzato e se ne sarebbe andato via, senza correre quei grandi rischi. Poi magari se era insieme in un gruppettino, vabbè, magari poteva essere più difficile, però vabbè. E non mi piace neanche tanto il fatto che sia stato dichiarato
dichiarato così apertamente da Espargarò il fatto di voler aiutare Martin, di fargli da guardia a spalla, tra virgolette. Poi anche se non l'avesse detto ci sarebbe notato comunque, però dirlo così a quattro occhi a me sinceramente non è che ci è tanto piaciuto, poi era anche la sua ultima gara, vabbè. Anche arrivare a dire sono felice e orgoglioso di avergli protetto la posizione, di averlo aiutato anche solo per lo 0,1% a vincere il titolo, così apertamente non è che mi sembra il top. Siamo in un campionato del mondo dove la posta in palio è altissima, non è che siamo a giocare coi modellini o coi pupazzi. Secondo me in questo mondo non esistono amici, quando si tira giù la visiera, indipendentemente da chi sia davanti, bisogna cercare di passarlo senza pensare a chi è, cosa fa e se è tuo amico o no. Questo discorso poi vale per tutti, non per Spagna, no, vale in generale. E chapeau a Ducati che ha sempre garantito lo stesso pacchetto tecnico a Martin, a Pramac, un team clienti, dato che c'erano i soliti complottisti, no ma un team clienti non vincerà mai il titolo. Questa è stata la grande professionalità di Ducati, che ha messo sempre Martin nelle condizioni di potersi giocare il tutto alla pari, non facendogli mai mancare nulla. Alla fine della favola Martin ha meritato al 100% questo mondiale, l'ho già detto, ma è giusto così, è stato costante, incisivo, forte, veloce e non ha sbagliato. I mondiali si vincono anche così. Poi quando ce n'è uno a fianco che vince 11 gare, nel complesso mi fa sempre comunque a me pensare, rimanere sull'opinione che Bagnaia sia più forte di Martin. Ma Pecco, come ho detto e come sanno tutti, lo sa pure lui, lo sanno in Ducati, ha pagato quelle cadute di troppo. E in un mondiale queste cose non si possono fare, vince anche chi sbaglia meno. E io penso che sì, il titolo di Martin è meritato, ma io penso che anche gli errori di Bagnaia lo abbiano aiutato molto a vincere il titolo. Sì, l'ha vinto per la sua costanza, per lo step mentale che ha fatto, per la velocità e tutto quello che volete. Perché Martin è forte, è stato giusto così, però gli errori di Bagnaia l'hanno aiutato molto. Perché Pecco, questo mondiale, non è che l'avrebbe potuto vincere in scioltezza. Sarebbe arrivato comunque alle ultime gare questo mondiale con una bella lotta. Ma secondo me l'avrebbe potuto vincere normalmente senza fare porcate. Cioè le cadute inutili che abbiamo detto prima, bastava arrivare. Fare il piazzamento, anche se non vinceva 11 gare, magari ne vinceva meno, ma faceva qualche punticino in più, magari con un podio nella sprint o comunque con qualche zero in meno, l'avrebbe vinto così senza sforzarsi. L'ha perso più per errori suoi che in un duello in pista. È come se si fosse tirato da solo la zappa sui piedi in un mondiale che poteva essere comunque tranquillamente vinto, anche comunque con una bella battaglia fino alla fine. Ma queste sono le corse, gli errori ci sono, gli errori si fanno, bravo chi non sbaglia, chi rimane in piedi e chi rimane costante. Come Martin, perché i titoli si vincono anche così. Fatemi sapere voi ragazzi cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina perché arriveranno in futuro prossimamente comunque dei bei video succulenti a breve, e seguitemi su tutti i miei social, lì Instagram e TikTok in descrizione, il canale Solo Calcio in descrizione se siete appassionati di quello, passate anche di là e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!